Ma tu sai a cosa serve questa porta USB-C posta dietro al nostro SkyRC 2500 Pro? Oggi lo scopriamo insieme. Via con la sigla! Salve a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati su 98 megapixel. Io sono Axel e oggi facciamo un video che è emerso un po' dalla scorsa gara. Infatti, con gli altri ragazzi del team, ci siamo resi conto che i nostri SkyRC avevano tutte delle versioni firmware differenti. Questo principalmente è dovuto al fatto che il nostro SkyRC ogni tanto va aggiornato un po' come i nostri telefoni. La procedura non è difficile, ma se non ci sappiamo smanettare può essere un po' complicata. Visto che però io non aggiorno i miei SkyRC da qualche mesetto, è giunto il momento di installare al loro interno il nuovo firmware. E quindi oggi lo facciamo insieme, così che vi faccio vedere come si fa. Prima di tutto spostiamoci al banco da lavoro e vediamo un po' dove trovare e come vedere quale firmware abbiamo installato all'interno del nostro caricatore. Ok, eccoci sul banco da lavoro. Prima di tutto vediamo come capire che firmware abbiamo installato all'interno del nostro caricatore. Prendiamo il nostro SkyRC, lo alimentiamo normalmente col suo alimentatore, ci spostiamo in fondo alla voce 8 System Settings e poi scendiamo tutti in fondo fino a System Info. Qui vediamo che la versione hardware è la 1.02, che vuol dire che sono le componenti sue interne, ma a noi ci interessa la versione firmware, quindi FV, ovvero la 1.26. Questa sarà quella da aggiornare. A questo punto dobbiamo spostarci sul nostro PC. Prima di passare al PC, io però ti invito, se già non l'hai fatto, a iscriverti al canale, lasciare un bel like e commentare, condividere il video con tutti i tuoi amici e soprattutto ti ricordo di cliccare il tasto Hype. Lo puoi cliccare fino a 3 volte all'interno di una settimana e mi serve di base per entrare in una sorta di classifica. Più il video è hypato, più viene condiviso, più viene visto da nuova gente e quindi mi aiuti veramente un sacco. Inoltre ti ricordo che se vuoi puoi anche abbonarti per supportare in modo attivo il canale. Detto questo, passiamo al PC. Prima di tutto apriamo il nostro browser e andiamo a cercare NC 2500 Pro. Dobbiamo trovare il sito della SkyRC. A questo punto spostiamoci fino in fondo, fino a trovare la voce manuali e firmware. A questo punto qua clicchiamo su scaricamento, che ovviamente è il download. Una volta scaricato andiamo su file e poi download e qua troviamo la nostra cartella zippata. Per Windows 11 possiamo già fare l'unzip, quindi estrarre il file, quindi tasto destro, estrai tutto. Lo estraiamo e ci apre la nostra bellissima cartella. Dentro la cartella troviamo questo file, ecco questo è l'eseguibile per aggiornare lo SkyRC. Ora noi facciamo doppio clic e ci aprirà questo messaggio di Windows perché non riconosce la SkyRC, avranno litigato, non lo so. Comunque noi facciamo ulteriori informazioni, esegui comunque, e ci aprirà questa piccola finestra con scritto appunto update. Ora prendiamo un cavo USB-C data port, quindi che ci permette di trasferire i file. Lo colleghiamo al PC e poi lo colleghiamo appunto alla nostra data port dietro lo SkyRC. Come potete osservare non è successo assolutamente nulla. Perché? Perché lo SkyRC ha bisogno di una conferma per poter entrare in modalità update. Quindi quello che andremo a fare è andiamo in System Settings, Firmware Update e lo teniamo premuto. Ecco, il nostro caricatore è appena entrato in modalità update. Il computer ci segnala che qualcosa è stato collegato e lo SkyRC mostra questa schermata totalmente bianca con solo questa barra qua. A questo punto torniamo sul nostro PC e clicchiamo Update. Come potete vedere, qui in alto c'è la versione che noi stiamo andando a installare, quindi passiamo dalla 1.26 alla 1.27. Qua sotto abbiamo il caricamento del nostro update e ci sta appunto dicendo Updating. Ecco fatto, una volta aggiornato, sul PC abbiamo questo messaggio di conferma e il nostro SkyRC si riavvia. A questo punto andiamo a fare un check. Quindi di nuovo giù, System Settings, System Info, e controlliamo che la versione firmware sia passata dalla 1.26 o quella che comunque avevamo prima alla 1.27. Proprio così. Quindi abbiamo aggiornato correttamente il nostro SkyRC. Ed ecco fatto, quindi abbiamo aggiornato il nostro SkyRC 2500 Pro. Una procedura chiaramente non eccessivamente complicata, però come potete vedere, se non si sa che bisogna tenere premuto il tasto centrale, non è proprio semplice, anche perché nel manuale non è che viene spiegato. Detto questo, quindi io spero che il video ti sia piaciuto, che ti sia stato utile. Se così è, magari scrivimi una cosa nei commenti e condividi il video con altri tuoi amici al quali potrebbe essere utile. Io ti ricordo come al solito di iscriverti al canale e fare tutte quelle bellissime robine per supportare il progetto di 98 megapixel, di entrare nel gruppo Telegram, link qui sotto in descrizione. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!